Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Vi ho fatto attendere una settimana in più, ma finalmente eccoci arrivati al video report del campionato europeo A. Prima di entrare veramente nel vivo del report di questa gara, però dobbiamo contestualizzare. Che cosa abbiamo fatto quest'anno con la mia famiglia? Abbiamo deciso di unire le vacanze estive con il campionato europeo. In che modo? Siamo andati in Spagna per le 2 settimane precedenti all'inizio del campionato europeo, per passare appunto dei giorni di relax e di mare. La location che abbiamo scelto era un quartiere super tranquillissimo presso un importantissimo golf club spagnolo. C'eravamo già stati lo scorso anno per il campionato mondiale nello stesso quartiere, ci eravamo trovati benissimo e quindi ragazzi abbiamo deciso di riprenotare una villa con piscina privata in questa location. Come sapete ragazzi, per me i mesi lavorativi sono veramente devastanti, in quanto come sapete di giorno ho un lavoro normalissimo come penso tutti voi e la sera dopo cena sono molto impegnato nella creazione di contenuti per voi appassionati di automodellismo RC, contenuti per questo canale e per tutti gli altri miei profili social. A questo proposito ragazzi vi chiedo di seguirmi anche sulle altre piattaforme social come Facebook, Instagram e TikTok e ovviamente di mettere tantissimi like a tutti i miei contenuti. Il viaggio ragazzi è stato abbastanza impegnativo e perché direte voi? Basta salire sull'aereo, poche ore di viaggio e siamo già là. Sì, ma noi abbiamo deciso di andare in auto perché il costo del noleggio macchina sommato a quello dell'aereo non sarebbe convenuto a livello economico. Per 3 settimane conveniva fare le 16 ore di cammino con la macchina e quindi siamo partiti. Ci siamo fermati a pranzo ragazzi, a pranzo in un'area di sosta, un'area di servizio e ragazzi le cose sono molto diverse rispetto all'Italia, guardate. Buongiorno ragazzi, ieri notte il primo step fatto, abbiamo trovato una valanga di fila, ma insomma va bene così e adesso abbiamo ancora 6 ore e siamo a Barcellona, quindi ripartiamo con la macchina e adesso siamo diretti alla villa che abbiamo affittato. Una volta arrivati alla villa ragazzi abbiamo fatto 14 giorni di pieno relax, abbiamo alternato mare, piscina, visita alle città e comunque vada il leitmotiv è stato appunto quello del relax. Ho approfittato un po' anche per fare alcune camminate che sinceramente mi sono servite per riflettere molto perché la location si prestava moltissimo, il silenzio che c'era si prestava moltissimo a riflettere e a pensare e ho in serbo ragazzi tantissime novità per voi iscritti al mio canale. Sono stato veramente bene in questo contesto e finalmente dopo 2 settimane siamo andati per la prima volta in pista il giorno precedente all'inizio della manifestazione. Abbiamo aiutato i ragazzi Matrix che erano già presenti a montare gli striscioni in pista, ad allestire il container e a fare le ultime operazioni preliminari per questa gara e il giorno successivo si parte con il day 1. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi day 1 di questo campionato europeo qui a Radovan. Ci troviamo nell'area ingresso della pista e oggi avremo in programma 5 manche libere. Voi direte 5 con così tanti partecipanti, ma com'è possibile? Perché non esiste warm up time, non esiste niente, ci sono direttamente i 5 minuti al momento che partiamo, quindi sarà importantissimo commettere meno errori possibili perché verrà stilata una classifica che non ha nessun valore
fatta sui 3 giri migliori consecutivi. Essendo questa una pista dove si gira in più di 50 secondi, capite che in 5 minuti si fanno poco più di 5 giri. E oltretutto il primo giro ovviamente non conta e quindi niente. Vediamo come andrà. Terminato il day 1 ragazzi, le prime 3 manche abbiamo fatto un lavoro egregio senza praticamente mai metterla sul tetto. Nella prima abbiamo usato Black Hole Hard e invece nella seconda e nella terza, come nel test di preparazione alla gara, abbiamo usato Nebula Hard. E con le Nebula sulla mia macchina, con il mio setup, per il mio stile di guida, io mi trovo nettamente meglio. Non so perché, non so se è una cosa destinata a perdurare, ma in realtà io penso di proseguire con le Nebula. Abbiamo il 19° tempo, che è per me un risultato molto oltre le aspettative. Nella quarta manche abbiamo usato Black Hole Medie, che erano le gomme che stavano usando i piloti più veloci che con Matrix, però i risultati non sono stati positivi perché ovviamente la macchina era molto più incisiva e mi ha messo non poco in difficoltà. Come tempo su giro avevamo migliorato, ma sinceramente non penso di riuscire a guidare la macchina in quelle condizioni per magari una run da 20 minuti, quindi tornerò indietro per l'ultima hit e riproverò un treno di Nebula Hard usate, quindi rodate, che teoricamente dovrebbero darmi quel qualcosa in più. Siamo precipitati in 28ª posizione dopo la quarta e niente, vediamo nella quinta. Nella quinta manche ragazzi ho perso la presa di pressione dal tappo del serbatoio e tutto ciò mi ha imposto una modifica, perché mi sono accorto che il tappo del serbatoio della HB Racing ha un ugello molto piccolo, quindi il tubo tende a scappare. Quindi ragazzi vi consiglio di metterci una fascetta, oppure come ho fatto io di sostituire l'ugello con uno più grande. Io ho provato sia Kyosho che X-Ray, sono tutte e due ugelli molto più grandi e chiaramente non danno alcun tipo di problema, altrimenti ci mettete una fascetta e avete risolto i problemi. Il motore chiaramente si era smagrito tantissimo e quindi non sono riuscito praticamente neanche a fare un giro senza errori. Con tutti questi salti è veramente problematica la cosa e quindi niente, per fortuna ho mantenuto la 28ª posizione, quindi finisco il primo giorno in 28ª posizione, che è stare nei 30, un campionato europeo, è un risultato di tutto rispetto. Chiaramente sappiamo bene che probabilmente questa posizione sarà destinata a peggiorare, però vediamo domani che avremo in programma una manche libera e 2 valide per il reseeding, quindi manche che contano per il posizionamento nelle batterie buone e una libera. Quindi vediamo, faremo anche qualche piccola modifica alla macchina. Avete visto ragazzi, il day 1 è stato un giorno veramente da incorniciare, ma passiamo subito al day 2. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo al day 2. Oggi abbiamo in programma una prova libera da 10 minuti però stavolta, quindi non più da 5, già si vedranno cose diverse, magari più attenzione sul passo e meno sulla velocità, dove terranno buoni i 3 giri migliori consecutivi, ma non ha alcun valore, soltanto per stilare una classifica. E poi avremo il reseeding, dove ci sono i 3 migliori giri consecutivi che vanno a determinare la prima classifica ufficiale, che servirà per comporre le batterie in base ai piloti più veloci. Quindi speriamo bene, abbiamo in mente un paio di modifiche sulla macchina, speriamo che funzionino. Oggi è un po' più fresco rispetto a ieri, anzi oggi è molto più fresco rispetto a ieri e vediamo. Terminata ragazzi la giornata di reseeding, come vedete ho la maglietta dell'Italia perché a brevissimo ci sarà la presentazione dei piloti, che è sempre un momento molto emozionante della gara, dove vengono appunto presentate tutte le squadre con i vari inni nazionali. È molto bello, questo c'è sempre in tutti i campionati europei. Oggi purtroppo non ho buone notizie, o meglio le ho, ma a livello di risultato purtroppo non le ho, perché sono finito 38esimo e ricordo che i primi 36 vengano messi nelle 3 manche più veloci, quindi a un pizzico
dall'obiettivo. Il mio obiettivo era rimanere nei 36, ma avevamo 2 manche di reseeding. La prima la ho sbagliata, o meglio sono andato piuttosto piano via, insomma abbastanza costante ma piuttosto piano, mentre nella seconda ho cambiato gomme, dalle Nebula sono passato alle Black Hole e finalmente ho trovato la velocità che mi mancava. Sono riuscito a fare 3 giri in 51 consecutivi e ho chiuso in una ottima posizione la mia seconda manche, ma purtroppo con questo sistema a punteggio, prendendo la migliore delle 2 manche a punteggio, chiaramente ho davanti tante persone che hanno fatto però un tempo peggiore del mio sui 3 giri, ma hanno più punti perché magari l'hanno fatto nella manche 1. Quindi il problema, ora inizia la cerimonia, quindi ragazzi ci vediamo domani e intanto godetevi un pezzettino di questa cerimonia di apertura che riprenderò per voi. Italy! Grazie mille! La Italia! Anche il Day 2, avete visto, tutto sommato è stato buono e iniziamo con il Day 3. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è giovedì ed è giorno di qualifiche. Abbiamo in programma una prova controllata che non ha nessun valore e poi le prime 3 qualifiche. Quindi speriamo bene, ieri alla fine la macchina non andava male, oggi abbiamo fatto ancora altre modifiche, abbiamo messo un 30.000 davanti al posto del 20.000, un 8.000 dietro al posto del 7.000 e abbiamo tolto i rinforzi in carbonio nei braccetti posteriori. Vediamo un po' come andrà la macchina e niente, vi terrò super aggiornati come sempre. Ragazzi, giornata del venerdì terminata per me, ho appena fatto la terza qualifica, ricordo che oggi facevamo 3 qualifiche e ragazzi ho fatto 2 manche buone, un 26 e un 25 e una manche purtroppo brutta, 35esimo, che spero oggettivamente di scartare. Ho sbagliato un po' di calcoli nell'amministrazione appunto della batteria, non ho fatto passare un pilota più veloce e ci siamo dati un po' noia nei primi giri, però poi lui ha sbagliato, ma alla fine io avevo già fatto 2 giri alti e quindi non ho potuto più fare niente di importante. Siamo attualmente in P29, l'obiettivo sono i quarti di finale e ricordo che nei quarti di finale entrano fino alla posizione 32. Dai, domani altre 2 qualifiche e via! Il venerdì ragazzi di solito è un giorno molto tranquillo perché si fanno soltanto 2 manche e poi se sei andato bene ricorri nuovamente il sabato. Ma in realtà ragazzi, visto le previsioni del tempo che erano veramente disastrose per la giornata di sabato, è stato deciso di fare una deroga al regolamento e di concludere tutta la gara nella giornata del venerdì, quindi 2 giri completi di qualifiche più tutte le fasi finali. Quindi ragazzi, la mattina dell'ultimo giorno di gara ci siamo svegliati molto presto. Buongiorno ragazzi, so che voi non mi vedete, ma non mi vedete perché è ancora notte. Sono le 6:10 di mattina
della giornata di venerdì. A cose normali il venerdì sarebbe stato dedicato alle ultime 2 qualifiche e a una parte delle fasi finali, ma in questo caso ragazzi faremo una cosa che non è mai successa a nessun campionato europeo: faremo tutta la gara in questa giornata, perché per domani è prevista acqua non di quella tranquilla, acqua di quella che sarebbe impossibile il normale svolgimento della gara. E quindi ragazzi facciamo tutto oggi. La prima manche parte alle 7:25 e finiremo stasera oltre le 9 di sera, quindi sarà una giornata dura. Non so veramente che dire, perché è una cosa che non è capitata mai nemmeno a me. Quindi dirigiamoci in pista. Eccoci in pista ragazzi, come vedete sono le 7:35 e c'è già la prima manche che sta correndo. Pesante, la pista è completamente diversa perché ovviamente non abbiamo mai corso così presto e vediamo cosa succede. Terminate le qualifiche ragazzi, incredibile, stamani le ho sbagliate tutte e due, ma con i tempi di ieri avevo fatto un punteggio da quarto di finale diretto e purtroppo ragazzi non è andata bene. Ho fatto lo stesso punteggio del 32esimo classificato, ma sono finito 35esimo, quindi le manche che non ho fatto bene mi hanno portato ad essere fuori per 2 sole posizioni dai quarti di finale diretti. Quindi ragazzi purtroppo dovrò partire dagli ottavi col numero 2. La pista oggi è molto diversa e niente, speriamo di far bene. Ho fatto alcune modifiche, ho indurito ancora i differenziali tutti e 3 e ho fatto un po' di modifiche anche sulla barra anteriore, l'ho portata a 2.2 da 2.3. speriamo di averci preso e niente, vediamo. Quindi avete visto ragazzi, ultime 2 qualifiche molto difficili, ma partiamo per l'ottavo di finale con la consapevolezza di poter passare. Ho la visione di tutta la gara, ma metterò soltanto alcuni spezzoni e alla fine vi spiegherò in poche parole la sintesi del mio ottavo di finale. Here we go. A few seconds to start. Top 4 bump again as usual. Got the dulcet tones and expertise of JQ for this one, so I'll have to try and pretend I'm not talking. Pronti? Via! Partenza abbastanza buona, riesco a mantenere la seconda posizione e dopo qualche minuto abbiamo già un discreto gap sugli inseguitori. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 9, so the 6 had a problem as well of Danny Burnaby. In fact, the 6 is flamed, so Burnaby's Euros is over. He's flamed already. And they come over the rumble strips for the first time. And it's led by Theo Lamarie. And behind him, Fabrizio De Ghisi. Al 6° minuto di gara vengo pressato molto da Martinez e lo lascio passare perché era più veloce di me, rischiavamo soltanto un contatto che avrebbe fatto male ad entrambi. Oh, that's not good for Tosconi because he just had a little bit of a wobble there, and that's going to pass it to Bartek Lucy, the pole, into 4th. Dopo il primo pit stop riesco a mantenere la P3 e proseguiamo. After the second pit stop, and here they all come through. Let's have a bit of a pit stop race. Oh, yeah, a pit stop race. Clear so far, not too many unsafe releases. And there they go. Al minuto 10 iniziano i primi problemi, ma vi spiegherò tutto alla fine della fase. Down the roller coaster. And up and over the rumbles. And there's 3 of them there, and they're all in with a chance of bumping up. They're not all bumping up though. Oh, that's unfortunate. Just hit the edge. Who was that? So the person who had the problem there just hit the edge of the pipe. That was the 8 of Zaleski, so he's going to drop out the top 4. And we're now left with Tom Roban's come through. Where did that come from? So Roban now in 4th, and the 11, right behind the 2 of Tegizi. That's 3rd and 4th on camera. And the people trying to catch them, it's Bartek Zaluski, Elliot Marcon and David Todd. Entro in lotta con Tom Robin, ma fortunatamente commette un errore e respira un po'. And Roban's made a big error.
and he now is not in there, so you can drop back one car, and that's Zaleski. Al 14° minuto, secondo e ultimo pit stop, ma il problema è sempre più grave e la macchina diventa molto molto difficile da guidare, quindi perdo così la P3. Machine. He's now scored in 4, 5th and 6th. We've got the 12 and the 8. It's David Todd and Bartek Zaleski really fighting through the 5th and 6th. Now, I'm not sure that means that one of the top guys hasn't stopped yet. I don't think that's the case. I saw Marcon go through, and I've seen Tagisi go through. So, it's also been a little bit of a loss of time for Bartek during the stop sequence. The 0 of Esparza Bauer is also there. So, there's a 5, 6 and 7 battle going on. Piano piano perdo tutto il gap e l'ultimo minuto e mezzo è da brividi. Ve lo lascio godere. Look how close Todd is now. Bartek, the 0 of Esparza now has got past Bartek, but Todd right on the tail of Tagisi. This is 4 and 5. This is the battle of the final bump up to get the quarterfinals of the European Championship, brought to you by EFRA with our title sponsor InvisibleSpeed.net. And our going, getting closer and closer. Todd now putting a real challenge in this final bump up space for Tagisi. Marcon's not safe, one mistake. Oh, just a little kind of flap landing there, and a little bit of time lost by the young Spaniard, but he's really driving well, putting the Italian under intense pressure as they come down the roller coaster with 1 minute 1 second to go. They're going to get this one and one more. So they're on the penultimate lap. There's Marcon down the hill, Tagisi round the Contramar, and they'll go round, and you'll see them come round 1, 2, 3, and it's 2 from 3. Perm 2 from 3 for a bump up. Lemarie and Martinez pretty safe. Martinez a bump up. Oh, Marcon stumbles a little bit. And at the same time, Todd went a little bit wide, and it's the last lap of this race. Which of these 3 drivers, which 2 will qualify? David Todd, the least Spanish-sounding person in the entirety of Oh, and it's all gone wrong on the line. Oh, we got away with it. It did go a bit wrong, but he got it a bit back again. But I think that's probably going to be the problem now. Is he's going to need Tagisi to make a mistake. He's not going to get close enough to challenge. So move forward to Tagisi, Ash, because it's his mistake now. It's the only chance that Todd has to make the quarterfinals. It's that kind of close to when you make it or you don't make it. Tagisi drops down. Todd pushing as hard as anything has gained a bit of time back. Marcon probably safe at this point unless he makes a big mistake. Tagisi, Todd's really catching him up. So without that error, he'd been right on him. And Tagisi obviously very experienced, measuring his time around the 2 corners. He's going to be super close, but it is Tagisi who gets that 4th stop. Tagisi bumps up. Ragazzi, gara terminata, è stata veramente una roba durissima. Vi racconto brevemente, direttamente da qua in pista a caldo. Come sapete dalle qualifiche mi è toccato fare l'8avo di finale. Nell'8avo di finale Daniele ha detto cambiamo motore, perché l'altro era un po' troppo litrato, non ci fidavamo, troppo caldo, cambiato motore. Siamo partiti per l'8avo di finale col motore che praticamente non avevo mai provato. Siamo andati i primi 10 minuti abbastanza bene, ma le gomme erano da rodare, e gli ultimi 10 minuti, ragazzi, il motore era magrissimo, quindi ho dovuto obbligatoriamente amministrare e fare una gara totalmente di rimessa per cercare di prendere una delle prime 4 posizioni. Per fortuna ce l'ho fatta e mi sono classificato 4º nell'8avo, e quindi sono riuscito a fare il 4º di finale. You can put down and they're away. And it's a good start for Savoia and Evenen. Looks like Parente as well has started well in the 3, and then you've got the 4 car of Sanchez. Almost in order. I think the 6 and the 5 over there. I think Ronick and Valenti have changed. Apart from that, it's gone off very, very cleanly. It is amazing how as you go up the finals, each time you go up a level, they get cleaner and cleaner and cleaner up a start. That's a race basically where everyone has gone through up to this point with very minor errors. Only the car 7 of Bermudez hasn't had any sort of problem. Even he's a couple of seconds on the back. 2nd and 3rd having a right old ding-dong. So 2, 3 and 4 on camera at the moment. Lots of green cars.
blue cars, I say green cars because that's quality of my monitor screen, which isn't really kind of showing it. So Savoyas leads, Ivan in second, Adrian Parente third, Jose Sanchez is in fourth, fifth is the 6 car of Aaron Ronick. 1-2. Nel quarto di finale cosa è successo? Salgo sul palco per ultimo, l'unico posto libero era il 3, io guidavo all'11, quindi totalmente dal lato opposto. Oggettivamente non sarei mai passato dalla fase perché i piloti erano troppo più veloci di me, però sinceramente nemmeno aver fatto così navigando dalla 8ª alla 12ª posizione, sinceramente mi sentivo la macchina anche meglio perché avevamo fatto ancora modifiche e niente, non sono riuscito a passare, sono finito in 11ª posizione e 38esimo assoluto di tutto il campionato europeo. Mi ritengo soddisfatto. Sempre solite considerazioni, vista l'età, visto tutto, mi ritengo molto soddisfatto e essere nei primi 40 d'Europa con quanto giro io, come giro io, credo sia un ottimo risultato e niente, vediamoci la finalissima e vediamo chi vincerà. Avete visto ragazzi, ho chiuso il mio campionato europeo in 38esima posizione assoluta. Sinceramente, come si dice, l'appetito viene mangiando. Credo che una top 35 ci sarebbe potuta stare senza nessun tipo di problema. Sono ugualmente contento del mio risultato e facendo una piccola analisi ho 39 anni e mezzo quasi e quindi ovviamente devo confrontarmi sempre più con chi ne ha 40, quindi con la over 40 rispetto che con chi ne ha 20 e vi posso dire che il primo over 40 era all'incirca in 80esima posizione. Quindi ragazzi mi ritengo pienamente soddisfatto, ritengo di aver fatto un ottimo campionato europeo su una pista dove ero stato molto in difficoltà lo scorso anno al campionato del mondo, quindi sono ancora più contento di questo risultato e mi raccomando mettete un like a questo video, commentate, fatemi qualunque tipo di domanda e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!